bene, abbiamo detto un po' di stupidaggini, siamo qua con Licia, buongiorno. Buongiorno. 5, 4, 3, 2, 1. Mi dà una bella immagine che evoca insieme introspezione e rigenerazione. La vedo distesa su un letto, sembra essere in una mansarda e c'è una finestra sul tetto dalla quale entra tantissima luce. Lei è in una mansarda adesso. Ah, in una mansarda. Ah. Ti dà l'autorizzazione? E... Sì, sì, certo. È come se ce l'avesse già data prima. In che senso? Non so, è venuto da dire così, come se prima che tu facessi questa domanda, lei era già pronta, quindi aveva già concesso l'autorizzazione. Va bene, quindi è in una mansarda, giusto? Sdraiata su un letto, È giorno o e notte? è giorno ed è proprio, direi, baciata da questa luce che viene da questa piccola finestra, riscaldata, ma anche rischiarata. Sole diretto, Sì, quindi non solo luce, proprio i raggi del sole. sì. Va bene, nome del progetto. Scorrere. Mm, la sua anima vuole proprio che Licia si disincagli, che si sblocchi completamente, fluisca in maniera ancora più libera e leggera. Nome della sua anima, Adesso mi viene rosa, ma più come se fosse collegata al colore del cuore. dello spirito. Mm, giostra. Vibrazione di Licia, una sessione sola in passato 1 anno fa. eh, 17 miliardi. Consapevolezza. 173. Anima. 52. Vite. 1801. Cervello. 10. Suscettibilità ipnotica. 57. 3D. 58. Vivacità animica. 100. Vediamo le entità eteriche. Io ne vedo tre, ma le prime due come se fossero di dimensioni ridotte. Il primo è un falconiforme che ha come le sembianze di Calimero. Sento questo Calimero che dice: "Ah, sono capitate tutte a me." Ed è come se questo falconiforme volesse farla ciclicamente ritornare in un ruolo di vittima. Poi c'è un serpente, anche questo abbastanza piccolo, che come se le volesse insinuare un sospetto, e cioè che lei non ha la possibilità di trasformare davvero completamente la sua esistenza, perché troverà sempre delle insidie nascoste che glielo impediranno. Poi sempre questo serpente è come se la volesse riportare al senso di colpa e al senso del dovere. E poi c'è un uomo del tempo che vorrebbe tenerla ferma a una stazione dei treni
a guardare mentre passano i treni degli altri e il suo treno non arriva. Queste tre. Mentali. Me ne vengono due. Mi sembra però un livello abbastanza contenuto. La prima è infuriarsi, la seconda è madre degenere. La prima entità mentale infuriarsi è un'entità mentale che vuole produrre in lei rabbia e frustrazione per quello che c'è stato nella sua vita e per quello che in qualche misura deve ancora affrontare proprio come conseguenza, no, del suo passato. Direi di livello 3. Mm, massimo 4, quando le prendono così alcuni momenti di sconforto. Mm, magari momenti in cui forse si confronta con il fratello, forse ha a che fare col fratello, allora questa cosa la tira giù un po'. Poi Madre Degenere è un'entità mentale che le vuol far dubitare del fatto che lei sia stata una buona madre. In particolar modo le porta l'attenzione alla sua, diciamo, matrigna, la sua seconda madre, che sicuramente è stata dura nei suoi confronti, l'ha rimproverata, l'ha disapprovata, è stata fredda, ma con lei e con il fratello, ovviamente, no? Ed è come se questa entità mentale le dicesse che in qualche modo lei è stata condizionata da quell'esperienza, non solo per la sua vita personale, ma anche nel ruolo di madre. E questa qui la vedo come livello 4. Pianti. Un auricolare all'orecchio destro che la richiama al senso di responsabilità, al senso del dovere, anche come se lei dovesse essere un punto di riferimento, equilibrato, solido, deve rimanere lì dov'è. Basta. Chiamiamo nel cinema i due figli, la figlia e il figlio. Mm. Non capisco perché vedo un elemento carrozzina. Con chi è collegato? Però magari nessuno dei due, eh? Magari ancora a un'altra persona che non c'entra con loro, o con cui loro sono collegati, magari loro hanno a che fare con qualcuno in carrozzina. Mm. Comunque vengono tutte e due e non so perché c'è questa carrozzina. Carrozzina, cioè nel senso quella dei disabili. Mm, non quella dei bambini. No, È legata a lei o a lui? non lo so. Perché loro sono arrivati insieme proprio. E mi è arrivata questa carrozzina che è vuota. Ma chi la spinge? Secondo me la spinge lui. Da tutte e due i manici o uno solo? Sì, tutte e due. Ok, dove si siedono? Lontani, vicini, sulla carrozzina? No, 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 la carrozzina però deve rimanere vicina. Cioè non è che la lasciano all'ingresso del cinema. Vedo che si mettono in prima fila e la carrozzina è lì di fianco. Non so se magari anche una propensione rispetto alla disabilità potrebbe anche voler dire, ok? Mhm. Tante cose. Però nessuno dei due si siede sulla carrozzina, loro si siedono sulle poltrone normali. Che se la figlia, ti devo dire la verità, la vedo un po' nervosa. La percepisco non so se nervosa, pensierosa, un po' di fretta, un po' sfuggente. Queste sono occasioni d'oro per risolvere le cose. Se non le vuole risolvere, può andare.
come se, cioè, no, lei vuole rimanere, però scatta subito. Probabilmente così il suo carattere è un po' impulsiva, ecco. Quindi sta o va? Sì, 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 sta. Sì, sì, assolutamente sta. Ok, Licia, il padre di questi tuoi figli è il tuo attuale compagno? Sì. Ok, lo invitiamo. Marito? Marito, Licia? Marito. Invitiamo il marito. Lo percepisco un po' stanco, un po' svogliato. Mm, non lo so se forse non è esattamente questo, la sua area di interessi, la sua propensione. Cioè c'è, ma è come se non lo sentissi completamente partecipe. Vuole restare o vuole andare? Sai che cosa mi dà l'impressione, magari? Che questo sia il modo in cui lui è all'interno della vita di Licia. Ho questa sensazione, ma magari non la riesco a spiegare bene, cioè che non sia un uomo che è riuscito veramente a creare un rapporto profondo con lei, cioè di vera intimità. E quindi anche il modo in cui lui entra è proprio legato, è uno specchio, diciamo così, di questa relazione. Ok? Quindi lui c'è per come riesce ad esserci. Anche qui nel cinema, stessa cosa. C'è qualcuno che si presenta e che non abbiamo chiamato? Sì, la sua amica, ovviamente sì. Mhm. E basta. Allora io, sì. Cioè, se c'è tipo come se fosse un maestro di yoga, però non mi sembra un maestro italiano. Cioè, io non so se lei magari nel suo passato ha anche avuto l'opportunità di incontrare un maestro indiano, perché mi sembra che abbia le fattezze indiane. Non sembra. È una maestra di yoga, quella tua? Ok. Questo è un uomo, Questo è un uomo. Ok. sì. Del quale magari lei ha avuto gli insegnamenti, non l'ha conosciuto di persona, non necessariamente. Va bene. Chiamiamo il disincarnato ufficiale di oggi, la matrigna di Licia, colei che ha provato a farle da Mm. madre in giovanissima età dopo aver perso appunto la sua biologica. Mm. Come se mi inviasse questa immagine della signora Rottermeier, come se si proponesse come una sorta di educatrice, ma molto fredda, molto distaccata e anche punitiva. Poi è come se mi facesse vedere che ogni tanto il suo viso è stato in un certo senso come trasfigurato, perché mi propone proprio questa immagine dei cartoni animati per cui le sopracciglia che si inarcano e gli occhi quasi che si fanno, non so, da serpente, uno sguardo Mm. cattivo, diciamo. Dove sta adesso? Domanda 1, basso astrale? Allora, mi fa vedere che sta intraprendendo questo viaggio come se stesse,
posso dirti, come se sta sbucando, no? Dall'oscurità sta andando verso la luce. Quindi che ha attraversato una prima parte, diciamo così, nell'oltre, in questa sua oscurità. Oscurità perché stava riguardando eh, parti della sua vita che oggettivamente erano buie. E adesso è come se stesse ehm, invece portando fuori la sua testa verso la luce, cioè vedo che la sua testa e le sue spalle sono verso la luce. Il resto del corpo è come se fosse ancora al buio. Quindi in questo processo eh, di chiarificazione. Quindi non è né nel portale aureo né nel basso astrale. Mm, esatto, in un passaggio. Adesso non so se era sua consuetudine sculacciare, Mhm. Sì. che mi fa vedere questo gesto. Ti ha sculacciato, Licia? Sì, sì, sì. Licia ride, ma insomma. Battipanni? Poi mi fa Battipanni. vedere mi fa vedere anche le mani, Che le mani. perché è come se le desse una soddisfazione, contatto diretto. È stata sculacciata questa donna. Lei dice che ha subito ben di peggio rispetto a quello che lei ha fatto. Lo sai che mi sembra che sia stata vittima anche di una violenza carnale? Di suo padre? Da parte di suo padre? Allora, da parte di un adulto, questo sì. Non è bambina, cioè almeno questa immagine che mi fa vedere, lei è giovane, ma comunque non è una bambina. Mm, io penso che sia un familiare, ma non so se è il padre, sai? Io non penso che sia il padre. È lì, nell'oltre? Lei è come se abbassasse gli occhi e attraverso le palpebre vedo che lei vorrebbe guardare da un'altra parte. Mm, come se non le servisse, almeno per il momento, questo tipo di connessione. Però le serve. Eh, che cosa? La connessione con questo, Con questo fatto, sì. quest'anni? Non credo. No? Cioè, cioè io sento che, mm, cioè, lei questo viaggio ovviamente non l'ha fatto da sola, non sarebbe stata in grado di farla da sola. L'ha fatto affiancata da anime più evolute, altrimenti lei sarebbe rimasta lì al buio. E credo che se lei fa così, le anime evolute sanno che in questo momento lei non so come dirti, non- non è la cosa giusta per lei. Chi sono queste anime evolute della matrigna? Quante sono? Lei mi dice tre, ma non sono suoi parenti, non sono stati suoi parenti, diciamo, no, nella vita. E queste Mm. anime evolute la seguono solo lei o anche altri? Allora, una segue solo lei, altre due mi dicono anche altri. Erano incarnati, no? Sì, sì, certo, Quindi diciamo nell'oltre c'è come un equivalente degli insegnanti, delle guide, insomma, sì, delle persone che seguono, dei dottori anche, certo, certo. Dei consiglieri, ehm, dei anche in un certo consigli. senso, sì, dei consiglieri, certo. Ehm, mm,
un po' tutto, come se fossero anche degli psicologi, che ascoltano, che sostengono, ma anche che invitano a guardare, a non distogliere lo sguardo, no? Da ciò che lei deve vedere. E le han fatto vedere tante volte la sua totale assenza di empatia, di compassione e anche le han fatto vedere la sua frigidità, intesa proprio come freddezza complessiva, diciamo, no? Anche del corpo, del cuore, della mente. Come se vedessi che la parte di lei che è verso la luce è la parte di una giovane, di un adolescente con la pelle fresca, mentre il corpo che sta ancora nel buio, diciamo grosso modo dalle spalle in giù, è come se fosse appesantito, gonfio, eh, quasi inservibile. Qual è la causa del fatto che non si è presentata la volta scorsa e questa volta sì? Allora, mi arriva come se lei in questo suo processo abbia dei periodi di estremo silenzio, di estrema introspezione, introversione, che le servono e in quelle fasi non riesce ad aprirsi e ad esserci. E poi mi risulta come se la volta scorsa Licia era molto più appesantita. Adesso c'è stata già una discreta trasformazione in Licia, una discreta presa di consapevolezza. Ma anche nella matrigna? Sì, perché comunque le cose sono molto collegate. Riviviamo Lei un... vorrebbe anche portare luce al fratello di Licia, che forse è stato più penalizzato dall'esperienza. Penso perché si senta in qualche modo colpevole della morte della propria madre. E allora su di lui, diciamo, questo tipo di educazione, di clima, hanno inciso in maniera ancora più profonda. Andiamo a una eventuale vita parallela tra la matrigna e Licia. Mm, Aspetta, perché c'è di mezzo un furto. e- Allora, c'è di mezzo un furto, sono due uomini, un furto di qualche cosa, di pesce dentro eh, un negozio, un certo quantitativo, un certo numero di casse di pesce che era stato pescato, portato lì, viene rubato da Licia. Mm. La matrigna lavorava nel negozio come dipendente e in qualche modo eh, si riesce a far ricadere la colpa sulla matrigna, ovvero chiamiamolo garzone del negozio. Mm. Mhm. E quindi questo, mm, la matrigna perde il lavoro e credo che faccia anche un breve periodo di carcere.
Invece liscia la passa franca, non succede nulla. Nessuno poi verrà a scoprire nell'arco della vita che è stato lui. È sempre la solita dinamica. Sembra un po' il karma. È il gioco, è il gioco della Matrix in cui si collegano delle vite tra di loro e queste vite tra di loro collegate si influenzano. E noi siamo qua per svelarle e per creare questo scollegamento. Ma lo puoi creare lo scollegamento quando hai profondamente compreso il senso, no? Di una certa vita. Eh, Messaggio della matrigna a Licia. Infatti in questa vita Licia si assume una quantità di responsabilità incredibili, no? Perché lì in quella vita, per esempio, non se n'è assunta neanche una di responsabilità. Qua un'esagerazione di responsabilità. Nel momento in cui poi lei capirà, riequilibrerà le cose, no? Per una questione di ehm, proprio che il giusto sta nel mezzo. Eh, la matrigna è come se è ancora in questa condizione un po' intermedia in cui io sento che prova una sorta di vergogna e di imbarazzo nei confronti di Licia, come se lei si sia trovata eh, mh, davanti a se stessa e si sia considerata imperdonabile. Il lavoro delle anime che la affiancano è anche quella di arrivare a perdonare se stessa. Però è in questa fase in cui alterna ehm, questo stato d'animo in cui lei si considera imperdonabile a provare indulgenza verso se stessa, comprensione verso se stessa, anche in virtù del suo passato, no? Quindi sento proprio come se si imbarazza a rivolgersi a Licia, come se a tratti cioè sento che lei le chiede, mi puoi perdonare? Beh, Io non Licia so oggi, come chiedertelo, ma mi puoi perdonare? lei oggi vuole chiudere il cerchio, quindi direi di sì. Non so se è accaduto veramente perché vedo il naso di Licia che cola di sangue. Vedo Licia con gli occhi chiusi e una narice, perde sangue da una narice. Ehm, È come se vedessi ora questa anima che prova ad andare con un fazzoletto intriso d'acqua per pulirle il naso, per soccorrerla. E sento che dice accetta le mie scuse, accetta il mio aiuto. Io non ho saputo trasformare il dolore da me subito e l'ho scaricato su di voi. Non avevo il senso del giusto e non avevo il senso dell'amore. È solo un gran senso di ingiustizia subita nella mia vita. E non sono giustificazioni, ma so che Licia vuole sentire queste parole.
e le mie guance sono rosa, come Rosa è il nome della sua anima. Il perdono di Licia e di suo fratello è quello che mi agevola a transitare dal buio alla luce. E Licia è sempre stata molto intelligente e curiosa della vita e io non lo sopportavo perché io non ho mai avuto il lusso di poter eh, interessarmi della vita. Poi mi hanno fatto vedere che donna indipendente e sapiente lei è diventata. E sarebbe piaciuto anche a me essere così. Ma mi hanno sempre detto che ero una stupida, che non ero degna di niente. Non è che suo papà mi abbia tanto aiutata. Forse avevo bisogno di una direzione, e con lui non l'ho trovata. Quanto di quello che dice è, tra virgolette, merito delle anime evolute che la seguono? Lavoro di equipe, c'è una sincronicità di energie, come se ci fosse un flusso in cui queste energie danzano insieme. Quindi danzando a volte un'energia va avanti, l'altra va indietro, però nel complesso si guarda il ballo, quindi tutti hanno merito, tutti hanno un ruolo essenziale. E lì c'ha le parole della matrigna, come risponde? Mi hai fatto mangiare limoni, acerbi, con tutta la buccia. È stata dura, aspra, anche quella sensazione quasi di ingoiare un limone intero, un qualcosa che non riesci a digerire, no? Quasi di corrosivo, è vero che ti corrode da dentro. Dice, non voglio negare questo perché è stato così. Però poi questo limone è diventato due terzi. Un terzo sono riuscita ad eliminarlo di questo limone, di questa acidità, di questa asprezza, che era poi l'atteggiamento, no, della matrigna, l'impostazione del rapporto. E poi mi fa vedere che dopo questo scambio è rimasto circa un quinto di questo limone. Quindi come se fosse rimasta una fetta. Non c'è più né la parte superiore né la parte inferiore del limone.
Solo una Mm, fetta centrale? mm, un po' spessa ancora, però tutto il resto non c'è più. Credo che nel corso del tempo rimarrà solo un seme del limone e questo seme in futuro però, non che avviene tutto adesso. In futuro questo seme Licia lo lancerà nell'etere, via, affinché venga riassorbito dalle forze del cosmo. Vedo più complessa la situazione di suo fratello, mm, però giustamente Licia è qua per se stessa ora. Va bene. La salutiamo quindi. Il cerchio è chiuso. Questa anima vuole dire che ci sarà un leggero miglioramento anche nel fratello, anche se lui per sua natura è più lento, è un po' più trascinato, come se lei gli volesse dire che gli vuole bene. Non so, forse quest'uomo fa fatica a sentirsi voluto bene. Mm, La salutiamo allora e salutiamo le mm, sue anime evolute. mm. Monica, causa esoterica del fatto che Alicia non importa più quasi di nulla, eccetto la lettura. Eppure a me non arriva come una cosa completamente positiva. Cioè, è come se, allora, alcune cose, alcune attività, lei diceva, mi sembrava di farle con un senso del dovere, ok? Però a me quello che arriva è come se questa fosse una fase intermedia. Cioè, lei proprio di suo è stata proprio settata sul dovere, la responsabilità, l'obbligo. E quindi qualsiasi cosa facesse aveva questa chiave interpretativa e di approccio alle cose. Per cui ovviamente nel momento in cui si è disfatta di queste cose che lei affrontava così, si è sentita più leggera, ok? Però vedo che è come una fase di transizione in cui lei, liberandosi in generale da questo che è il senso, del dovere, della responsabilità, che, per esempio abbiam visto il serpente, no, instilla in lei potrà poi recuperare alcune di queste attività e affrontarle in modo diverso, cioè viverle con gioia, con entusiasmo, con coinvolgimento e non con il senso del dovere. Quindi, a mio modo di vedere, è una fase di passaggio in cui lei si sente alleggerita perché ha tolto il senso del dovere, ma, come dire, ha buttato via il bambino e l'acqua sporca insieme. Ok? Invece in una fase più matura lei riuscirà a buttar via solo l'acqua sporca, quindi solo il senso del dovere, l'obbligo, e invece andare a recuperare l'attività piacevole. È in questo processo lei. Ok, mantra yoga e Reiki. Iniziamo con il Reiki che non pratica praticamente più. Tre attività, diciamo, olistiche, tre aspetti dell'olistica, che si chiede se la danneggiano oppure no. Un po' la risposta lei dice me la sono già data da sola in quanto non mi interessa praticamente più nulla eccetto lo yoga, inteso però come attività di ginnastica leggera, quindi comunque anche per lo yoga vale lo stesso discorso. Reiki.
No, allora aspetta un attimo, perché voglio dire una cosa molto importante. Esistono degli elementi all'interno della Matrix che vanno approcciati, eh, possono essere approcciati a vari livelli di consapevolezza. Quindi una grande panacea, che è quella per esempio dello yoga e del Reiki, può essere approcciata in una maniera proprio da suddito, da schiavo, e quindi farsi completamente risucchiare da una certa dinamica, che intanto è di profonda gerarchia, di devozione magari verso il maestro, di totale devozione anche verso la pratica. Ok? Pratica che possa essere la pratica yoga, che possa essere la pratica Reiki o qualunque altra cosa. Però poi, man mano che noi ci evolviamo, che la nostra coscienza aumenta, noi siamo in grado di prendere il meglio da queste pratiche, che esiste. Cioè queste pratiche non è che sono il male, non è che sono delle pratiche che ci involvono, ma sono anzi delle pratiche che ci mettono fortemente alla prova, perché più siamo evoluti e più siamo in grado da queste pratiche. Siamo in Meno grado, siamo scusami? di prendere Sì. l'oro, L apostrofo oro, Mhm. Pensa che è saltato di prendere l'oro. perché questo è. Perché sono invece delle pratiche preziosissime, ma se noi ci rapportiamo a queste pratiche come se fossimo degli esseri minuscoli, insignificanti, allora veniamo fagocitati dalla pratica, dalle entità, dai maestri che le impongono, maestri che a volte creano quasi delle sette, una forte sudditanza tra maestro e allievo. E quindi sempre il senso dell'evoluzione. Quando poi sei evoluto, cosa puoi prendere dal Reiki? La capacità di destreggiare le energie. Eh, E lo yoga, Alicia. Mhm, lei fa il mantra, no? mhm. I mantra sono in verità una forma profonda di meditazione. Che è anche vero che quando si mantreggia in sanscrito, cioè, per noi è molto difficile sapere qual è la vera traduzione, no? Di una lingua antica che non ci appartiene, ok? Però il punto è che noi siamo qua per portare luce e pulizia su tutto. Quindi, quando sei a un elevato livello di consapevolezza, puoi utilizzare la pratica del mantra, che poi per lei fondamentalmente è l'emissione vocale, per arrivare ad una centratura. Ed è quello che fa Licia. Il momento in cui è saltato prendere l'oro è legato a Licia e alle sue entità? Sì, anche perché non vorrebbero che lei vedesse loro, vorrebbero che lei rimanesse sempre al piombo, no? Alchemicamente parlando. Non vorrebbero che lei facesse la trasformazione del piombo in oro. Quindi che lei rimanesse comunque sempre pesante, sempre cupa, non che brillasse come l'oro, non che fosse preziosa come l'oro, luminosa come l'oro. Va bene. Quindi tutti e tre li abbiamo analizzati, ma ehm, quindi che fare? Continuare? Ricordarsi tutti gli animali presenti nelle posizioni di yoga. Gli animali sono importantissimi nella nostra esistenza. Com'è possibile, no? Che una disciplina del genere abbia così tante posizioni riferite agli animali. Posizione del delfino, della rana, cane, faccia in su, a faccia in giù, poi c'è il cobra, poi c'è il leone. Come mai tutti questi animali? Il piccione.
perché sono essenziali gli animali nel nostro percorso evolutivo, con le loro caratteristiche. E Silicia affronta le posizioni yoga con questo tipo di viaggio interiore, di introspezione, mentre fa la tartaruga, prova a pensare cosa significa la tartaruga, cos'è la lentezza della tartaruga, il suo proteggersi con un carapace, cos'è la libertà di un delfino che è senza peli, che è sempre immerso nell'acqua, che ride, che canta e così via. Sentire durante la posizione i requisiti, le qualità di questi animali, in che modo riecheggiano dentro di noi. Ed infine i suoi due figli, la femmina e il maschio, che sono nel cinema. Dunque, la ragazza si sta molto responsabilizzando per via della sua vita, no? Che sta conducendo e che richiede ovviamente una sua forte presenza. No, non, non so come dirti, non può essere una ribelle fine a se stessa. Adesso ha tutta una vita pratica, no? A cui badare. Ehm, ehm, e poi vedo che c'è stata un'apertura di cuore negli ultimi anni della sua vita. Mi fa vedere come se sbocciasse dentro di lei un, un giglio rosa con dei puntini rossi, con con i pistilli color giallo oro. Quindi sta sbocciando, no? Però mi fa come vedere che ci sia ancora un po' di vecchia ruggine nei rapporti con la mamma, delle incomprensioni, no? Ma mi fa anche vedere come se sia in corso una sorta di trattamento di questa ruggine. Quindi, in qualche modo, anche grazie alla vita che lei sta facendo, sta raschiando questa vecchia ruggine. Dice anche che sua madre è più dolce, col passare degli anni è più dolce. Allora, il maschio lo vedo come se, allora, all'esterno fosse molto positivo, mi dà anche un'idea mm, di un uomo con cui si sta bene, ok? Piacevole stargli accanto. Però mi dà proprio questa impressione di non voler condividere le sue difficoltà, le sue pesantezze, i suoi problemi, eh, con la paura di appesantire gli altri, anche un po' per la paura di non essere compreso e anche non volerci pensare troppo, per paura che poi questi pensieri possano dominarlo completamente. Mm, Mi arriva come un uomo molto sensibile. Sì, come se io penso che arrivi da lui anche proprio l'attitudine verso chi è più debole mi viene. Forse per questo l'idea della carrozzina iniziale. Monica Liccia vuole uscire dalla Matrix. Mm, E, allora, io non glielo so dire perché ci sono anch'io dentro. Eh, Possiamo condividere il lavoro su questi tre principi essenziali,
di verità, di semplicità e amore. Applicare ciascuno di questi tre principi il più possibile alla nostra esistenza, ci permette di uscire dalla Matrix. Quindi provare a portare luce su tutte le bugie che noi raccontiamo a noi stessi, che noi raccontiamo agli altri, e portare luce anche sulle bugie che gli altri raccontano a noi. Vivere nella semplicità, cercare quindi di evitare tutte le complicazioni, tutti i pensieri contorti, che alla fine, ritorno al principio precedente, sono solo delle bugie. E cercare di far trionfare l'amore in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue possibili declinazioni verso qualunque aspetto della vita, soprattutto verso noi stessi, anche verso i periodi della vita in cui non ci siamo piaciuti tanto. Gli Questo è animali, il modo migliore. gli E animali gli possono animali essere d'aiuto. d'aiuto, eh sì, infatti io gliel'ho data una chiave di lettura e di approccio proprio. Ehm, Gli animali nel senso non solo fisico, quindi gli animali che noi possiamo davvero incontrare nella nostra vita, ma anche proprio in senso simbolico. E chi pratica yoga può arrivare a sentire, no, l'aspetto eterico, simbolico, sottile degli animali, nelle loro qualità, nelle loro caratteristiche. In lei, per esempio, ho visto che per anni è come se fosse stata un cerbiatto, quindi un cucciolo di cervo, emotivamente ferita perché un cacciatore ha ucciso la mamma. E ora io la vedo, lei personalmente, come un cervo adulto, che è proprio l'emblema della rinascita, perché il cervo ha questo palco di corna che sembrerebbe forte, indistruttibile, e invece non è così, perché ogni anno questo palco di corna quasi si scioglie, si decompone e poi si ricrea, si rigenera. Poi, se non sbaglio, più o meno è questa la stagione in cui si rigenera, no? E si inizia a rigenerare. Mi sembra che le perdono verso la fine dell'inverno e poi con la primavera iniziano a rigenerarsi le corna. Corna che adesso noi scioccamente lo associamo al tradimento. E Mm. invece nel caso del cervo è simbolo di forza, di maestosità, di fierezza, di potenza e appunto di rinascita, di rinnovamento. Va bene, andiamo al cluster. C'è una piccola pozzanghera con del pantano, una pozzanghera che assomiglia però un po' a una palude perché è profonda. Sì, avverto vagamente il timore da parte di Licia di poter mettere i piedi dentro questa pozzanghera ed essere quindi risucchiata, no? Proprio come se fossero sabbie mobili. Lei dice che non vuole più cedere, Licia dice io non voglio più cedere alle mie paure, all'immobilità e a questo risucchio, nell'oscurità. E quindi sceglie di buttare via questa pozzanghera palude. E al suo posto è come se mettesse, non so, tipo, sopra una risaia, no? Quindi che nasce comunque da un terreno umido e molto bella, molto verdeggiante, con il sole all'orizzonte. E c'è un avatar. Ma è rimasta più che altro una bacchetta, sai, di quelle tipo bacchette punitive, eh,
una bacchetta, diciamo, di legno che serve per colpire, no? Poi lì ci sento che c'è stato un processo di liberazione, di alleggerimento, non vuole più pensare alle punizioni che potevano essere corporali, che potevano portare mortificazione, senso dell'abbandono, senso di disamore. No, non c'è più voglia di tutto questo, ma mette un sole invece allegro, che ha un ampio sorriso e butta via, al contrario, questo residuo di avatar bacchetta dentro un portale definitivo, via. Ora campeggia solamente il sole sorridente che ruota, fa un bel movimento rotatorio, proprio come se fosse una giostra. Ottimo. Entità eteriche mentali e impianti non ci sono più. No, Ok, Monica, prova a dire prendere l'oro, vediamo se salta. prendere l'oro. Ottimo. Quindi anche questo è cambiato. Nuova vibrazione, 405, consapevolezza, 196, anima, 53. aumentato di 1. Un buon equilibrio. Vite parallele, Mm, mm, 1720, cervello, 10,78. 7-8. Suscettibilità ipnotica, Qua mi viene tra i 68 e i 70, 3D circa 20, 22. e vivacità nemica 100. Un messaggio finale di Licia a se stessa. Eccomi qua, mi sono portata dietro valigie pesanti, quelle valigie le ho disfatte, ho buttato le valigie, ho buttato gli indumenti che non mi servivano e adesso sono qui leggera e mi porto dietro fiori, fiori bianchi, fiori gialli, perché questa è la mia primavera, perché questa sono io che emano profumo, che emano vita. Come vedi il cinema? Anche la figlia si è messa uno di questi fiori dietro all'orecchio, le manda un bacio a distanza e il figlio è commosso. Vedo che fa un po' fatica proprio a trattenere le lacrime, un po' le vorrebbe trattenere, un po' non ci riesce. È commosso e intanto sorride. Ma il marito mi dà come l'impressione che si sia un po' addormentato. Adesso si sta svegliando, si è addormentato durante il corso della sessione, si sta svegliando e si chiede: ma dove sono adesso qua? Come la vedi rispetto all'inizio? Sempre con il Mm, suo progetto Scorrere? No, prendo l'oro. E come la vedi? La vedo proprio illuminata, eh, mh, come un po' all'inizio, no? Già c'era questo sole, però che passava attraverso il vetro. Adesso lei è all'esterno, quindi non c'è più una barriera fra lei e il sole e il sole riesce a raggiungerla direttamente. Ed è come se lei stessa fosse un fiore, perché vedo che dalla sua testa partono dei petali grandi. Quindi lei assomiglia un po' a un fiore e un po' a un sole. Va bene, abbiamo finito.